Salve a tutti ragazzi, ci tengo ad iniziare questo video scusandomi con tutti gli iscritti al canale per la mia lunga assenza, ma purtroppo il periodo è stato davvero colmo di impegni e gli stimoli a continuare questo progetto, per chi mi segue già lo sa, stanno un po' scemando, anche perché i costi da sostenere non sono proprio irrisori. Nonostante questo mi è arrivato il microfono che ordinai prima di Natale e quindi spero che questo video abbia un audio un pochino migliore rispetto ai precedenti. Detto questo, oggi vi parlerò di Motorola Moto G23 nella sua variante da 8 GB di RAM. Uno smartphone che praticamente non si è filato nessuno, né al momento dell'uscita né successivamente, quindi ero molto incuriosito da questo smartphone e ci tenevo a testarlo personalmente. Come al solito, prima di iniziare con la recensione, vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al canale, mettendo un like al video, commentando e magari condividendo il video stesso. Sono gesti del tutto gratuiti per voi, ma assolutamente fondamentali per la sopravvivenza di un canale YouTube, soprattutto se piccolo come il mio. Detto questo, mini sigla e poi Motorola Moto G23. Inizio subito col dirvi che una volta acquistato questo Motorola Moto G23 non avrete bisogno di spendere un solo euro in accessori. La confezione dello smartphone è infatti completa di tutto: caricabatterie, cavetto USB-C, cover protettiva in silicone trasparente, ve la faccio vedere, questa qui, davvero ben fatta, e lo smartphone vi arriva anche con preapplicata una pellicola protettiva davvero di ottima qualità e dotata di un trattamento oleofobico davvero eccellente. L'aspetto estetico di questo Motorola Moto G23 mi ricorda molto quello di Motorola G84, il che devo dire è decisamente un bene. La cosa che li differenzia maggiormente direi che è la cornice inferiore di Moto G23, che è ovviamente più spessa di quella che troviamo su G84, ma per il resto devo dire che sono più le somiglianze tra i due smartphone che le differenze. Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione con sensore biometrico integrato che funziona in maniera egregia. Sul lato sinistro carrellino per la doppia nano SIM e micro SD. Nella parte inferiore entrata USB-C, speaker, microfono. Nella parte superiore troviamo l'entrata per il jack da 3,5, la sigla Dolby Atmos e il secondo microfono. E infine il retro con modulo con tripla fotocamera, flash LED e il sempre carinissimo logo Motorola. Moto G23 è uno smartphone da 6,5 pollici, quindi sicuramente non un compatto ma neanche un padellone. Si tiene bene in mano e se non avesse avuto il tipico mento degli smartphone che caratterizzano appunto i device di fascia bassa, sarebbe stato davvero perfetto, sia per estetica che per dimensioni. Come consuetudine Motorola, anche questo Moto G23 è costruito ottimamente e lo smartphone è composto per intero da materiali plastici che però si contraddistinguono per un'ottima qualità. Moto G23 infatti, una volta preso in mano, riesce a trasmettere grande solidità e non vi sembrerà di avere per le mani uno smartphone con plasticacce da cestone delle offerte, anzi devo dire tutt'altro. Il display di questo Motorola Moto G23, come detto in precedenza, è un'unità da 6,5 pollici con tecnologia LCD IPS, risoluzione HD Plus di 1600x720 pixel, un refresh rate che arriva fino a 90 Hz e il tutto è protetto da un vetro Panda Glass. Ora, so che starete pensando ad un qualcosa del tipo ma con una risoluzione soltanto HD Plus su un display da 6,5 pollici la definizione sarà pessima, eccetera eccetera. Ecco, no, vi assicuro che la definizione è ottima, non si vedono pixel e sono sicuro che se non vi avessi detto che la risoluzione è solo HD Plus e aveste comprato un Moto G23 a scatola chiusa, sono assolutamente convinto che non vi sareste accorti di nulla e probabilmente avreste creduto di avere per le mani uno smartphone con display Full HD. Chiusa la parentesi risoluzione, vi posso dire che il pannello è davvero un'ottima unità.
I colori sono belli vividi, gli angoli di visione sono eccellenti e la leggibilità del display è più che buona anche sotto la luce diretta. Insomma, non vi sembrerà di avere tra le mani uno smartphone di fascia bassa. Ed eccoci finalmente arrivati a parlare delle specifiche tecniche di questo Motorola G23. A bordo di questo G23 troviamo un SoC di produzione MediaTek, l'Helio G85, troviamo poi 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria eMMC, come detto già prima, espandibile con microSD con una capienza massima di 512 GB. Prima di parlarvi di come si muove nell'uso di tutti i giorni questo Moto G23 vorrei soffermarmi brevemente sulla memoria interna. Come ho detto, la memoria è di tipo MMC, ma dai benchmark che ho eseguito deve essere una memoria eMMC parecchio veloce, in quanto in almeno un paio di test è stato davanti al Samsung Galaxy S10 Plus, che all'epoca montava delle memorie UFS 2.1. Se però dubitate di quello che vi ho appena detto, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, così sarete avvisati quando pubblicherò lo short in cui eseguirò il test della memoria interna e potrete verificare con i vostri occhi quello che vi ho appena detto. Fatta questa doverosa precisazione sulla memoria interna, passiamo a parlare dell'Helio G85 di questo G23, un sistema una chip che, come immaginerete, non è particolarmente potente, ma che in combinazione con l'ampia RAM da 8 GB e la personalizzazione Android di Motorola, che è tipicamente molto snella, riesce a far muovere questo G23 in maniera sorprendentemente buona. Posso dirvi che nell'utilizzo quotidiano, anche passando velocemente da un'app all'altra, non mi sono mai imbattuti in rallentamenti, lag delle animazioni o altro. Insomma, sotto il profilo prestazionale, la combinazione fra Helio G85, la RAM da 8 GB ovviamente, e le memorie eMMC non così lente come ci si aspetterebbe, rendono questo Motorola G23 uno smartphone solido, anche sotto il profilo dell'usabilità quotidiana. Piccolo test di come si comporta nell'uso quotidiano Motorola Moto G23. Apriamo un paio di app. Allora, Telegram, poi browser, apriamo sia Chrome che Firefox, vediamo. Chrome non lo uso, quindi scusatemi. Telegram, YouTube, come vedete davvero reattivo. Vediamo. No, Telegram, Chrome, come vedete si comporta davvero bene. Devo dire che è un piacere da utilizzare, ovviamente sempre in riferimento alla fascia di prezzo che va a ricoprire Motorola Moto G23. In ogni caso, come sempre analizzerò più approfonditamente le capacità prestazionali di questo Helio G85 in un articolo dedicato e che pubblicherò più avanti sul blog di Tex Lounge. Detto questo, è ovvio che questo G23 non è uno smartphone dedicato al gaming, ma vi posso dire che alle prese con il solito Asphalt Unite, con impostazioni personalizzate leggermente al di sopra dei dettagli minimi, frame rate bloccata a 30 fps, non se l'è cavata affatto male. Vediamo quindi una piccola clip tratta appunto da una sessione di gioco con Asphalt Unite. Breve clip di gioco da Motorola Moto G23 con Asphalt Unite. Vediamo quindi come si comporta alle prese con un po' di gaming.
presento a voi le prestazioni di Motorola Moto G23 alle prese con Asphalt Unite. Il modulo fotografico di questo Motorola G23 si compone di un terzetto di fotocamere che nel complesso, sempre tenendo a mente che questo G23 è un device di fascia bassa, non sono malaccio. La fotocamera principale è una 50 megapixel stabilizzata in grado di eseguire scatti discreti in condizioni di buona illuminazione. Troviamo poi una grandangolare da 5 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel ed entrambi scattano in maniera dignitosa. Nella parte frontale troviamo poi una selfie cam da 16 megapixel. Allora, la fotocamera principale e la ultra grandangolare possono eseguire filmati fino al Full HD e 30 fps, mentre la fotocamera macro e la selfie cam si fermano all'HD a 30 fps. Come vi dico sempre, non mi dilungo troppo sotto l'aspetto fotografico perché non sono un fotografo e non ho esperienza di fotografia, quindi potrebbe benissimo succedere che quello che piace a me potrebbe non piacere a voi. A concludere il quadro di questo Motorola G23 ci pensa la batteria da ben 5000 mAh, che dona a questo smartphone un'autonomia davvero eccellente. Vi posso dire che con il mio uso tipico dello smartphone di prova, quindi un paio di foto, parecchio YouTube, navigazione web, numerose chat Telegram come avrete potuto vedere, ovviamente con relative notifiche, diversi cambi di cella, il tutto utilizzato sempre in 4G, mi ha fatto tranquillamente 3 giorni di utilizzo. Comunque, in caso di necessità avrete sempre la ricarica rapida che arriva fino a 30 watt. Che dire in conclusione di questo Motorola Moto G23? Io sintetizzerei tutto con una sola parola: solido. Alla fine parliamo di uno smartphone con un display ottimo, buone prestazioni nell'utilizzo quotidiano, un'ottima ricezione telefonica, dotato di supporto dual SIM, memoria interna più rapida di quello che ci si aspetterebbe e ovviamente con la possibilità di espanderla tramite micro SD, speaker stereo con certificazione Dolby Atmos, ben 3 fotocamere di qualità più che sufficiente, NFC, jack da 3,5, eccellente autonomia e infine G23 è anche resistente a schizzi e spruzzi, o almeno così viene definito sul sito di Motorola, quindi immagino abbia una protezione simile alla certificazione IPX4. L'unico difetto che riesco a trovare a questo G23 è purtroppo la cornice inferiore dello smartphone, quindi il classico mento, che se fosse stata una cornice un po' più contenuta avrebbe reso questo G23 un budget phone perfetto anche sotto il profilo estetico. Attualmente potete trovare Motorola G23 ad un prezzo compreso tra i 110 e i 140 euro e sinceramente anche a 140 euro lo trovo un ottimo acquisto. Ovvio che se riuscite ad acquistarlo a 110 euro sbancate davvero. Ragazzi, se siete arrivati a guardare il video fino a questo punto vi ringrazio perché YouTube valuta anche i minuti di visione di un video e come ho detto in apertura video, se volete sostenermi vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un like, a commentare, a condividere il video, insomma tutte quelle raccomandazioni che purtroppo per voi mi tocca farvi ogni volta, ma è davvero necessario affinché questo progetto possa proseguire. Grazie a tutti ragazzi, ci rivedremo presto con gli shorts dedicati a Motorola Moto G23. Un saluto a tutti.